Cosa succede quando un facehugger incontra un demogorgone? Beh, ovviamente nasce un nuovo tipo di alien. Probabilmente questo sarà il video più difficile mai realizzato su questo canale. Tecnicamente e proprio a livello di difficoltà in generale è stata una prova difficilissima. Ma perché nasce questo progetto? Per due motivi. Uno, ovviamente lo sapete già, io amo con tutto il cuore Alien. Secondo, a marzo sono stato contattato dalle scuole San Carlo di Torino e mi è stato proposto di avere qui in studio degli stagisti. E quindi, oltre al lavoro che faccio e svolgo normalmente qui in studio, ho detto, beh, perché non creare un progetto o qualcosa di particolare da realizzare appunto con loro? E quindi ho pensato e mi è venuta l'idea di creare una creatura e quindi un alien. C'è da dire anche un'altra cosa, perché anche voi che mi seguite su Instagram mi avete aiutato, perché avete seguito e risposto ai miei sondaggi e mi avete dato tantissime idee. Quindi, dato che ogni tanto lo faccio perché voglio sapere anche voi cosa ne pensate e voglio appunto rendervi partecipi di questi lavori, se non l'avete ancora fatto, seguitemi sul mio profilo Instagram, Francesco Sanseverino Makeup. L'idea quindi di unire un alien a un demogorgone l'ho trovata subito molto vincente, proprio perché Stranger Things prende a piene mani tutto quello che è il retaggio degli anni 80, anche se Alien è un pochettino precedente, ma Alien c'è in Stranger Things. Ed è anche molto forte come presenza, come idea. Oltretutto, secondo me, il Demogorgone è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio tra le creature iconiche del cinema, nel senso che in poco tempo è riuscito a diventare subito estremamente riconoscibile e riconducibile appunto a una serie Stranger Things. Una delle cose fondamentali quando si inizia un lavoro di questo tipo è la progettazione, perché bisogna capire molto bene cosa fare. Tra queste cose ovviamente creare un concept design, un artwork per riuscire a capire più o meno come fondere questi due mondi, queste due creature, per renderla bilanciata, ok? Senza sbilanciare né troppo da una parte né troppo dall'altra. Uno dei punti fondamentali, più riconoscibili e iconici del Demogorgone è la testa e la bocca a fiore. Per quanto riguarda l'alien invece volevo che anche lui fosse molto riconoscibile, ma che non fosse troppo predominante la sua vena bioorganica. Volevo che comunque la creatura avesse un giusto bilanciamento tra bioorganico e organico e che si fondessero entrambe le cose molto bene. A colpo d'occhio chi lo guarda e chi appunto conosce Alien e Stranger Things deve poter riconoscere entrambe le creature fuse nella stessa creatura. Secondo aspetto della progettazione fondamentale è capire come realizzare tutta la scultura, e in questo caso all'inizio io volevo realizzare tutta la testa a 360 gradi, però mi sono reso conto che sarebbe stato un lavoro veramente titanico, veramente complicato, e quindi mi sono detto, beh, perché non sfruttare una delle frasi iconiche di Alien, ma allo stesso tempo anche un po' di Stranger Things, cioè vengono fuori dalle fottute pareti! E quindi nella mia idea la creatura sta realmente uscendo dalla parete. In questo modo per me sarebbe stato molto più semplice realizzare anche gli stampi della creatura, che già erano comunque complicati perché dovevo realizzare la bocca aperta a mo' di Demogorgone, e fidatevi che questa cosa mi ha dato un po' di problemi. L'idea, guarda, è così, in frontale, e poi si chiude e poi si apre e diventano così. Una volta creati i bozzetti concept design sono passato alla progettazione vera e propria, e quindi ho creato con del polistirene la struttura dell'alien, proprio perché non potevo creare la scultura da zero, ma avevo bisogno di una base, una bozza di massima su cui poi applicare sopra la creta. Come vi dicevo, questo lavoro è stato creato con gli stagisti, o meglio due stagiste, Andrea e Camilla. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, you deserve a better man, but let me just hold your hand once more. Nella mia testa avevo pensato di realizzare tutto sto lavoro in una settimana.
e ovviamente io non ci prendo mai con le tempistiche perché ci abbiamo messo quasi 2 settimane. Come vi dicevo, tutta la scultura è stata realizzata in creta e abbiamo cercato di aggiungere più dettagli possibili. La cosa bella di questo lavoro è che effettivamente ho potuto insegnare qualcosa a loro che mi hanno dato una mano. È stato un lavoro diverso dal solito perché generalmente faccio appunto tutto da solo, e invece poter lavorare in questo modo dove lavoro e insegno è stato molto divertente. Se la scultura non ci ha dato troppi problemi, ecco, gli stampi invece sono stati abbastanza complicati, non tanto dal punto di vista tecnico perché ci abbiamo lavorato una giornata ma non abbiamo avuto grossi problemi. Abbiamo avuto un po' di problemi in realtà durante l'estrazione, l'apertura degli stampi, tant'è che mentre ci stavo lavorando ed ero da solo, uno degli stampi è caduto a terra e si è rotto. E qui parte il dramma della mia vita, perché ho iniziato a mandare vocali a tutti. No, ho rotto gli stampi, come facciamo? Dobbiamo buttare tutto nel cesso. Cioè, immaginate dopo una settimana di lavoro io che mando questi vocali e disperazione totale. Finché io sono fatto così, mi metto lì e dico no vabbè, adesso devo trovare un modo per risolvere questa situazione e lo devo fare, punto. Quindi mi è venuta un'idea e ho detto ci provo, al massimo non ci riesco ma ci devo provare, e alla fine ce l'ho fatta e sono riuscito a salvare, diciamo, tutto il lavoro. Sapevo che ci sarebbero stati dei difetti una volta che avrei realizzato poi lo stampo in silicone, ma sapevo anche che li avrei potuti risolvere in qualche modo e non potevo buttare via tutto, assolutamente, soprattutto perché avevo questa responsabilità nei confronti delle stagiste, non potevo deluderle in questo modo e quindi in tutti i modi ho cercato di salvare il progetto e il lavoro. Way back in 84, I fell in love for sure. We never meant to run, had no reason, we'd already won. Per quanto riguarda la forma in silicone, anche qui all'inizio non sapevo appunto se realizzarlo in silicone o in resina, ma ragionandoci ho pensato che il silicone avrebbe dato un senso molto più realistico alla creatura, sarebbe rimasta molto più realistica, molto più vera, e quindi ho detto va bene, facciamolo in questo modo, proviamoci. Tutta la pelle esterna della creatura è stata realizzata in silicone al platino, che ho già utilizzato comunque in video precedenti, come ad esempio quello di Among Us, quindi se ve lo siete persi lì poi vedete tutti i passaggi, tutta la spiegazione nel dettaglio. Quindi la pelle esterna è fatta in silicone, l'interno ho utilizzato delle schiume anche perché non volevo spendere troppi soldi in materiali e la schiuma era il buon compromesso per dare morbidezza alla creatura ma anche solidità. Quindi ho fatto degli strati con una schiuma più morbida e l'interno invece ha una schiuma molto più dura per poter sopportare tutto il peso del silicone. Fondamentale è stata la precolorazione. In questo caso non volevo creare un alien totalmente nero o comunque nero metallico, ma volevo riprendere il colore del Demogorgone, quindi un bianco grigiastro. L'idea era quella poi di fare in modo che la testa andasse a sfumare verso il nero, in modo che il corpo nella mia mente avesse delle parti più scure e delle parti più chiare, appunto per richiamare entrambe le creature. Per quanto riguarda invece la parte della bocca, ho precolorato il silicone sempre con un color carne. Anche qui ho riflettuto sul fatto che avrei dovuto magari farlo con dei colori più scuri. L'alien tendenzialmente appunto è nero e ha ad esempio i denti metallici, ma avevo paura che poi sarebbe diventato tutto troppo scuro e quindi ho preferito mantenere anche questo elemento del Demogorgone, quindi una bocca più color carne e i denti bianchi. Senza denti mi faceva un pochettino ridere perché sembrava una sorta di delfino, pesce marino un po' strambo, però piano piano a forza di aggiungere i colori
e i denti secondo me è diventato molto più aggressivo e cattivo. Una cosa che abbiamo fatto in più e che ha scolpito Andrea è stata la mano, proprio per dare l'idea del Demogorgone, dell'alien Demogorgone che sta uscendo fuori dal muro. E la mano sembra una cavolata, ma secondo me dà un bel senso di dinamismo alla scultura, anche perché il Demogorgone non è perfettamente dritto ma è leggermente storto, proprio come se si stesse divincolando per uscire fuori dalle pareti. Camilla invece ha scolpito la parte interna della bocca, un elemento più caratteristico dell'alien. Anche in questo caso l'abbiamo reso carnoso per differenziarlo appunto da quello dell'alien classico e renderlo più simile a quello del Demogorgone. Oltre a tutto il lavoro realizzato sulla creatura, abbiamo aggiunto anche dei particolari al supporto, proprio per dare questo effetto di parete che si scioglie, che si apre e appunto dà la possibilità alla creatura di uscire fuori. Per le colorazioni abbiamo utilizzato delle tecniche miste, il silicone ovviamente sempre colori a base di silicone, e invece per la parte della parete principalmente degli acrilici e colori ad alcol. È stato insomma giocare con i denti del Demogorgone, creare tutta la texture della pelle, entrare un po' nell'immaginario grottesco del... Oddio, sto dicendo cazzate! Vari trucchetti di texture, allisciature varie, anche la colorazione con l'aerografo, cioè ho sperimentato più o meno tutto, però non così tutto insieme in un lavoro così grande. Come vi dicevo è stato un progetto veramente complicato, anche per me, nonostante tutta la mia esperienza è stato difficile e ci sono stati comunque degli intoppi, ma nonostante le difficoltà secondo me siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato. Avevo sempre avuto voglia di creare un alien e creare questa cosa ibrida che probabilmente nessuno ha mai fatto, non penso di averlo visto da qualche parte, mi ha stimolato tantissimo e secondo me è questa la cosa importante di quando si crea, è riuscire a essere sempre stimolati da quello che si fa e riuscire a creare sempre cose nuove. Devo dire che anche a livello personale questo lavoro mi ha dato tanto, proprio perché ho potuto farlo con delle persone che non conoscevo. È stato abbastanza strano, nel senso che ho imparato anch'io da loro, stando in compagnia con delle persone, lavorare, si crea anche un legame diverso da quello che magari si può creare in altri contesti, soprattutto quando si lavora in uno studio piccolo, si sta assieme tutti i giorni, si lavora, si mangia assieme e in più, perché io sono il Francesco del futuro, mentre quello che vedrete nel video è un Francesco molto del passato, stiamo già lavorando ad altro, faremo ancora un progetto assieme che vedrete, sarà secondo me anche quello molto interessante, molto creativo
e sono progetti che da solo non potrei fare perché fisicamente sono enormi. Io non riuscirei a reggere il carico di un lavoro così grande solo appunto per un video di YouTube, e invece farlo in compagnia di altre persone è possibile, e quindi spero che in futuro questa cosa possa anche andare avanti, avere nuove collaborazioni. Quindi ricordatemi di seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove faccio un pochettino di domande e mi piace anche interagire con voi, quindi anche voi se avete delle domande da farmi scrivetemi in privato perché piano piano vi rispondo a tutti, e comunque ripeto, ho bisogno di voi per avere sempre nuove idee e capire cosa vi piacerebbe guardare qui sul canale. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, voi continuate a seguirmi, condividete ai vostri amici e a presto. Vuoi dire qualcosa di brutto su Francesco che il pubblico non sa? Un'ultima cosa al pubblico. Ah, è un cucciolo. Make me feel real when you tell me something. And like you when I see you